Titanic è uno dei film più amati e premiati di tutti i tempi e ci ha regalato una delle storie d'amore più emozionanti mai raccontate sul grande schermo. La pellicola, ambientata durante la tragedia del naufragio del Titanic, ha catturato l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Oggi riveleremo alcuni dettagli sottili che potreste aver trascurato e risponderemo a due domande fondamentali. Cosa sarebbe potuto accadere se Jack avesse trovato un posto sul pezzo di legno? E qual è il vero significato della scena finale in cui Rose torna sulla barca di salvataggio? Il video 38 errori che non hai notato nel Gladiatore vi è piaciuto molto e abbiamo raggiunto i 500 like in soli 3 giorni. Quindi questa volta vi chiediamo di arrivare a 1000 like per far uscire un nuovo video in cui andremo ad analizzare dettagli o errori presenti nei film più belli della storia. Prima di iniziare, se è la prima volta che passi dal canale, iscriviti per supportarci e per non perdere neanche un video su film e serie TV. Il film inizia con l'anziana Rose che osserva la scoperta del suo disegno nei resti del Titanic. Successivamente visita la nave, accompagnata dalla sua nipote e dai suoi cani, di razza tedesca. Il dettaglio in questo caso riguarda proprio i suoi cani. 2 cani di quella razza sono sopravvissuti al naufragio. Nella storia reale, qualcuno ha liberato gli animali prima che la nave affondasse, ma solo 3 di loro sono stati salvati, perché erano abbastanza piccoli da nascondersi nelle scialuppe di salvataggio. Le foto di Rose riflettono i piani che aveva sognato con Jack sulla nave. E andremo sulle montagne russe fino a vomitare. Poi cavalcheremo lungo la spiaggia. La nave è stata costruita in replica 1 a 1, ma hanno costruito solo la parte visibile per risparmiare denaro. Lo si può notare in questa ripresa. Altro problema. Nel 1912 il Titanic era ancorato a sinistra. Tuttavia, le condizioni meteorologiche li hanno costretti a costruire la replica sul lato opposto, il che ha reso necessario invertire la scena durante la post-produzione, e quindi tutti i testi, le decorazioni e i costumi dovevano essere invertiti, anche il biglietto di Jack. Tutto questo, ovviamente, è stato previsto in fase di pre-produzione. Possiamo notare che all'inizio imbarcano anche una macchina. È lo stesso identico veicolo in cui Jack e Rose fanno l'amore. Rose sale sulla barca, vestita di bianco con strisce, in riferimento all'abbigliamento di un prigioniero. L'abbigliamento è un interessante dettaglio per esprimere il suo stato d'animo. Rose deve sposarsi per compiacere sua madre. Man mano che si avvicina a Jack, inizia ad indossare abiti sempre più larghi e capelli sciolti, riflettendo la libertà. La mamma cerca addirittura di imprigionarla di nuovo, come rappresentata nella scena del corsetto, ma non riesce a trattenerla. Jack vince a poker il biglietto per il Titanic, ma come potete notare c'è anche un coltello, che sarà utile in seguito per liberare la zattera. Nonostante Jack Dawson sia un personaggio di finzione, curiosamente, dopo aver completato la sceneggiatura, James Cameron scoprì che c'era un passeggero di nome Dawson a bordo del Titanic, anche se non sopravvisse al naufragio. Tuttavia, il suo nome era Joseph Dawson. Alcune scene realizzate da Cameron sono riferimenti a fotografie storiche. Poco dopo l'imbarco, possiamo notare un cameo di un supervisore degli effetti speciali, Van Ling, che non fa solo una partecipazione, ma rappresenta anche un dettaglio storico. Ci sono delle clip di 6 sopravvissuti cinesi, uno dei quali è stato trovato galleggiante su un pezzo di legno. La scena è inclusa nella versione estesa. Nella storia vera, a causa delle loro origini etniche, furono deportati 24 ore dopo il naufragio. La storia del gruppo è stata raccontata nel documentario Six del 2020. Successivamente Rose ha fra le mani un dipinto che Carl critica. Il fatto curioso è che quel dipinto diventerà uno dei più famosi di Picasso. C'è da dire però che il dipinto ancora non esistesse all'epoca, non affondò mai e non era nemmeno a bordo. L'utilizzo dell'immagine causò una multa per un utilizzo improprio. Piccolo easter egg: questa voce di sottofondo appartiene a James Cameron. Il regista fa alcune apparizioni lungo il film. Quando Jack incontra Rose, le racconta una storia per convincerla a non suicidarsi, dicendole che andava a pescare sul ghiaccio nel lago Wissota. In realtà non ci sarebbe stato modo di pescare in quel lago, poiché il lago è stato creato con una diga idroelettrica 5 anni dopo il naufragio. Tuttavia, ciò che è interessante qui è il modo in cui Jack descrive l'acqua fredda. Cadere in acque gelide, come quelle laggiù, è come avere tutto il corpo trafitto da 1000 lame. Questa frase è una citazione ripresa dall'inchiesta americana sul naufragio.
Mentre Jack e Rose sono in prima classe, Rose si definisce una povera ragazza ricca. Una frase che richiama il film Povera ragazza ricca, con Gloria Stewart, la Rose anziana. Rose riguarda alcuni disegni, uno dei quali è basato sulla fotografia La Môme Bijou, che in realtà è stata scattata 23 anni dopo il naufragio. La prostituta con una sola gamba non viene rivelata al pubblico, lasciando spazio all'immaginazione dello spettatore. Guardando a velocità normale, la pagina viene girata proprio mentre la telecamera passa, ma è possibile vederla con il fermo immagine. Molly Brown aiuta Jack a vestirsi per la cena in prima classe e la scelta del suo abbigliamento è stata ripresa da una vera passeggera che è sopravvissuta, inclusa l'acconciatura. Molly è diventata famosa per il conflitto con il marinaio Roberts, che si rifiutò di tornare indietro per i sopravvissuti. Tra l'altro è lo stesso che era il timoniere durante la collisione con l'iceberg. Quell'uomo sullo sfondo è Edward Camuda, storico americano specializzato nello studio del Titanic e presidente della società storica, che è stato un consulente per il film. Durante la cena, Rose presenta alcune figure storiche. Quella è la contessa di Rhodes. Famosa per aver preso il comando della sua scialuppa e aver remato fino al salvataggio. Quello è John Jacob Astor. Morì nell'incidente perché cedette il suo posto a 2 bambini. La sua nuova mogliettina Madeleine ha la mia età ed è in dolce attesa. La moglie di Astor che si salvò. Quello è Benjamin Guggenheim e la sua amante, Madame Aubert. Diventato famoso per aver rifiutato il salvagente. Da questa parte abbiamo Sir Cosmo e Lucille Lady Duff Gordon. Cosmo Duff Gordon sopravvisse su una scialuppa con solo 12 persone, nonostante le scialuppe potessero ospitarne 40. La stampa dell'epoca riferì che Cosmo corruppe l'equipaggio della scialuppa per non tornare indietro a salvare i sopravvissuti. Quando Cal e Rose discutono sul ponte durante la colazione, Cal risponde a Rose dicendo: La mia fidanzata! Sì, lo sei! Sei un campione! Mentre gira violentemente il tavolo. Questa azione non era nella sceneggiatura, quindi la reazione di Kate Winslet è autentica. Questa scena richiama una famosa fotografia reale del Titanic. L'uomo col cappello è interpretato dallo storico Don Lynch. Il padre e il figlio presenti nella foto sopravvissero, ma il piccolo morì 3 anni dopo in un incidente stradale. Nonostante il numero di scialuppe fosse insufficiente per ospitare tutti i passeggeri, secondo la legge erano sufficienti. Ma nonostante le 20 barche, solo 18 furono messe in mare. Una di esse si capovolse e l'altra viene lanciata lontano. Nel documentario Titanic 20 anni dopo, James Cameron ha affermato che le scialuppe avrebbero potuto salvare tutte le persone, ma il vero problema fu il tempo e la mancata preparazione dell'equipaggio. Passiamo a una delle scene più famose di Titanic. Il disegno di Jack è stato disegnato dallo stesso James Cameron ed è stato venduto all'asta nel 2011 per $16.000. Tra l'altro qui c'è proprio un cameo di James Cameron, perché le mani che disegnano sono proprio le sue. Questa è stata una delle prime scene girate, aiutando a rompere il ghiaccio tra gli attori. La nudità non ha impedito al film di ottenere una classificazione PG-13, perché la nudità artistica senza connotazione sessuale non è un problema. Tra l'altro è la ragione per cui la nudità non viene mostrata nella scena d'amore, perché il motivo è che non potevano rischiare a causa dell'alto investimento, essendo fino ad allora il film più costoso mai realizzato. Quando Jack dice Mettiti sul letto, sul divano. in realtà nel copione dice siediti sul divano. DiCaprio ha davvero commesso quell'errore, ma siccome la scena funzionava, Cameron ha deciso di lasciarla. Li hai trovati quei binocoli per la vedetta? Non li ho più visti da quando abbiamo lasciato Southampton. Questa frase è un dettaglio storico, non è finzione. Durante l'inchiesta sul naufragio è stato chiesto al guardiano se i binocoli avrebbero fatto la differenza quella notte. La sua risposta è stata sufficiente per gestire la situazione. Alla fine del film si trova nella stessa barca di Molly Brown, ma nonostante sopravvisse al Titanic, si tolse la vita a causa di una profonda depressione. Curiosità: se si contano solo le scene ambientate nel 1912, si ottengono 2 ore e 40 minuti, precisamente il tempo impiegato dal Titanic per affondare. Questo dettaglio è stato intenzionale e confermato dal regista. La coppia che decide di morire insieme è Isidor Straus e Ida Straus. Ida si rifiutò di salire sulla scialuppa perché suo marito si rifiutò di abbandonare la nave prima degli altri uomini, momento rappresentato in una scena eliminata. The boat. No! We've been together for 40 years. And where you go, I go. Erano i proprietari di Macy's, una catena di grandi magazzini statunitensi che esiste ancora oggi. Un'altra storia è quella di Charles Joughin. Quando il Titanic si spacca e il resto della nave inizia ad affondare, accanto a Jack e Rose
Charles è l'uomo vestito di bianco che beve whisky. È realmente esistito. Era lo chef che ha indossato un sacco di strati di vestiti e ha rubato una bottiglia di whisky dalla cucina. Ha bevuto il whisky per scaldarsi ed è sopravvissuto al ghiaccio. Quindi la sua storia è famoso come l'ubriacone che è sopravvissuto a Titanic. Ma non ci sono prove che sia andata veramente così. Probabilmente è sopravvissuto perché è stato uno degli ultimi a lasciare la nave, rimanendo meno tempo in acqua fredda. Ti ricordi il membro dell'equipaggio che accetta una mazzetta, uccide un passeggero e si toglie la vita? Questo è un grande errore del film. Perché William Murdoch non è un passeggero di finzione, ma una persona reale che morì dopo aver aiutato numerosi passeggeri a salire sulle scialuppe. Il suo corpo, come quello di molte vittime, non è mai stato ritrovato. Solo 9 anni prima del Titanic evitò una collisione su un'altra nave della stessa compagnia. Diciamo che la famiglia e i suoi discendenti non la presero bene. La scena dei musicisti che suonarono fino all'ultima immersione si basa sui racconti dei sopravvissuti. L'ultima scena di Thomas Andrews, l'ingegnere che progettò il Titanic, vede il disegnatore che regola metodicamente l'orologio. La scena è molto simile all'ultima notte del Titanic del 1958. Questa scena dimostra il suo perfezionismo e precisione. Lo si può notare durante le passeggiate costantemente con il suo quaderno, annotando le migliorie che avrebbe voluto apportare al Titanic. Ora parliamo del sacerdote Thomas Bios. Durante il tragico affondamento si prodigò nell'aiutare centinaia di persone a trovare scialuppe di salvataggio. Rifiutò per 2 volte di prendere il posto su una di esse. Mentre la nave affondava, recitò il rosario e ascoltò le confessioni di oltre 100 passeggeri intrappolati sulla poppa, senza alcuna scialuppa disponibile, concedendo loro l'assoluzione. Rose sale su un pezzo di legno, comunemente chiamato porta, che in realtà è un ornamento della parte superiore della porta, costruito dalla produzione utilizzando i resti della nave. Jack cede il suo posto per salvare Rose. Da sempre ci sono state molte discussioni sulla possibilità che entrambi potessero salire sul pezzo di legno e salvarsi. Lo show televisivo Cacciatori di miti si è confrontato direttamente con James Cameron. Dopo svariati test, hanno concluso che l'unico modo per salvare entrambi sarebbe stato quello di legare il giubbotto sotto il legno. Ovviamente, in quella circostanza, sarebbe stato quasi impossibile. Tra l'altro, Cameron ha affermato che sul copione Jack sarebbe dovuto morire. E così è stato. Circa 2 ore dopo l'affondamento, la nave Carpathia arrivò per salvare i sopravvissuti. Tra i 2200 passeggeri e equipaggio, poco più di 700 persone sopravvissero. Secondo la leggenda, si dice che la collana Il cuore dell'oceano fosse effettivamente presente a bordo. Il gioiello era stato regalato dall'imprenditore inglese Samuel Morley alla sua giovane amante, Kate Phillips. In quel momento viaggiavano sotto falsi nomi in seconda classe, come riportato dal Washington Times. Dopo aver condiviso la sua storia e gettato il cuore dell'oceano nel luogo del naufragio, Rose si riposa accanto alle sue foto. Improvvisamente viene mostrata la scena di lei da giovane sul Titanic. James Cameron voleva un finale ambiguo, in cui i spettatori potessero scegliere. Quindi potrebbe essere che Rose stia sognando per elaborare il trauma, o che sia morta da anziana nel suo letto, come desiderava. Alcuni dettagli rafforzano la seconda interpretazione. In primo luogo, l'orologio segna l'ora esatta dell'affondamento della nave. Successivamente viene salutata dalle persone che vediamo morire nel film, incluso Jack. Rose indossa abiti simili a quelli che aveva sulla nave, ma di colore bianco, simbolo della pace. Titanic è senza dubbio uno dei capolavori del cinema. Ci ha affascinato per decenni e speriamo che i nostri approfondimenti abbiano arricchito la tua comprensione del film e ti abbiano fatto riflettere su alcuni dettagli nascosti. Se ti è piaciuto il nostro video, non esitare a lasciare un commento e a condividere il video con i tuoi amici. Siamo sempre alla ricerca di nuovi film e temi da esplorare, quindi assicurati di iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi video. Ti ricordiamo che al raggiungimento di 1000 like uscirà un nuovo episodio. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.